Vi è mai capitato di svegliarvi, fissare l'orologio, leggere quei numeri luminosi e poi decidere che sì, è troppo presto per affrontare il mondo e tornate a dormire? Vi è mai capitato di alzarvi, magari un po' confusi, senza nemmeno ricordarvi che giorno sia? Quel momento in cui non sapete nemmeno se è l'ora della colazione o del pranzo. E poi ditemi, vi è mai successo di perdere ore a scorrere senza sosta sul telefono? Tra video senza senso su YouTube, film strappalacrime su Netflix e qualche cartone animato giusto per aggiungere un po' di zucchero al tutto. Vi è mai capitato di uscire dalla vostra stanza sperando di non incontrare nessuno, perché in quel momento proprio non avete voglia di interagire con nessuno, nemmeno con voi stessi? E ora moltiplicate queste sensazioni per 365 giorni, o anche di più, se vi va, finché riuscite a reggere. Questo in fondo è quello che vivono quotidianamente le persone che soffrono della condizione conosciuta come Hikikomori. Ma andiamo con ordine. Che cos'è l'Hikikomori? Questo termine significa letteralmente stare in disparte o isolarsi. È un fenomeno che ha preso piede in Giappone, appunto da dove nasce il termine, negli anni 80 e 90, ma oggi è diffuso anche in altri paesi, compresa l'Italia. Si tratta di una forma estrema di isolamento sociale, in cui chi ne soffre si chiude nella propria stanza, spesso per mesi o addirittura anni, riducendo al minimo i contatti con il mondo esterno. Le cause sono complesse e spesso intrecciate. Tra queste troviamo la pressione sociale e accademica, l'ansia di non essere all'altezza delle aspettative della società o della famiglia, o il rifiuto di un mondo iperconnesso e troppo spesso competitivo. L'Hikikomori è una forma di fuga, una risposta estrema a una realtà percepita come insostenibile. Questo isolamento è accompagnato da un costante rifugio in mondi virtuali, come quelli che troviamo nei video, nei social media o nelle piattaforme streaming. Il tempo si dilata e le giornate si fondono l'una nell'altra, senza più confini tra mattina e sera, tra realtà e schermo. E per capire meglio cosa si prova a vivere da Hikikomori, sto andando a Torino a incontrare una persona che ha deciso di raccontarmi la sua storia. Un incontro che mi permetterà di comprendere più a fondo cosa significa vivere quotidianamente in un isolamento così estremo e prolungato. Purtroppo la mia storia è stata strumentalizzata tantissimo per farne una questione di genere, cosa che io non voglio. Non voglio essere rappresentata come una donna in quanto, siccome le donne sono poche ad aver vissuto esperienze di questo tipo, allora la prima cosa che viene fatta passare al pubblico è quella, no? Che io sono una delle poche donne, quindi farne un discorso di emancipazione femminile, che ci sta, ma non è la prima cosa. Lo giù sud, arrivi da... No, non sono così tanto centro Torino, Italia. Torino. Ah sì, da Torino sì, Sì, sicuramente esatto. da Torino. Da San Benedetto del Tronto sei salita a Torino Per andare a studiare giapponese. Però... E sono partita da sola, non avevo amici o niente, sono partita. Quando si è al secondo anno di università, nonostante il poco impegno, io riesco in un qualche modo a ottenere una borsa di studio per andare in Giappone 6 mesi. Ho visto le foto su Instagram. Esatto. Infatti ti invidio tantissimo. È stata un'esperienza per me bella tanto quanto catastrofica, perché poi io mi accorgo che io lì ci sto benissimo, che lì è il mio posto, vivo 6 mesi bellissimi. Ok. In cui sento di vivere veramente. Torno disastro perché cerco di andare avanti, di chiudere gli ultimi esami che mi mancano, me ne mancavano pochi, però vado tipo all'ultimo esame di linguistica. Ok. Esame di linguistica, avevo perso tantissimo peso. Ok. Un'ansia allucinante, avevo perso tantissimo peso, stavo molto male, angoscia allucinante. Quello per me fu un diedi l'esame, andò bene, però dopo non ce l'ho fatta più a studiare. Ok. Però mancava solo un parziale, però io mi fermo, non faccio niente e ogni giorno è una fatica, e lì
chiudo. Non c'è un giorno simile, è più che altro che a un certo punto tu ti rendi conto che qualcosa non va. C'è una grande mancanza di consapevolezza in quello che ti sta accadendo, quindi tu sei completamente vittima di te stesso, così tu non riesci a capire che cosa succede, per quanto possa suonare assurdo, però in realtà tu non capisci che cosa ti succede. L'obiettivo primario in quelle situazioni è, siccome tu stai tanto male, c'è tanta ansia, tanta angoscia, tu ti svegli la mattina, l'obiettivo della giornata è la superiamo, cioè nel senso cerco di stare il più tranquillo possibile per non dover sentire tutto questo dolore. Quindi non hai tempo né modo, non c'è spazio per pensare più in grande a un progetto su di te e a pensarla proprio adesso oggi mi chiudo, cioè quella è un'idea molto progettuale, capito? Io adesso decido che è molto prima di così, cioè già io decido di chiudermi è già molto positiva come idea, per quanto possa sembrare strano, però almeno hai un potere decisionale. In questi casi il dolore invece è così tanto che tu sei completamente alienato dalla realtà che è intorno, quindi semplicemente l'obiettivo è: io sto malissimo, non riesci a pensare a niente, ragazzi, non si riesce a pensare a niente, cosa faccio? Nel mio caso guardo video. È facile capirlo da soli o te avresti voluto che nella tua vita qualcuno ti avesse spinto ad uscirne? Allora, nella mia esperienza io sono contenta di esserci riuscita da sola, però è veramente la mia persona. Credo che in realtà nella maggior parte dei casi sarebbe meglio avere qualcuno che te lo faccia notare. Cioè, se ci fosse stato qualcuno che ai tempi mi voleva molto bene, che si accorge di qualcosa, allora quella persona avrebbe dovuto aiutarmi. Purtroppo nel mio caso non è stato così, cioè nel senso ero circondata da persone che né mi volevano bene né mi volevano male, e quindi io me ne sono accorta da sola. Allora, perché praticamente giravano i video di Marco Crepaldi su YouTube in cui spiegava più o meno il fenomeno, però io già conoscevo in parte la cosa. Vedendo i video di Marco Crepaldi mi sono detta: ma forse rientro in questo modo di pensare, in questo modo di vivere. Secondo me la questione del hikikomori è esistenziale e sociale. È un atto di ribellione di alcuni ragazzi, sicuramente, che ci sono svariati motivi, ognuno ha la sua storia, ogni cosa è diversa, però se vogliamo trovare dei punti in comune fra tutti loro, sicuramente è un atto ribelle in qualche modo, però non essendo capaci di essere ribelli in maniera proattiva, lo sono in maniera molto molto passiva e si rifugiano. Quindi io mi riconosco in questa roba qua. Io quando penso a una persona che soffre di hikikomori, io vedo una persona che si isola socialmente, sta 2, 3, 4 anni nella sua stanza, non esce di casa, non esce neanche dalla sua distanza, c'ha parenti intorno, cerca di non farsi vedere e torna su. Esatto. Giusto? Sì. Allora, nel mio caso, per esempio, essendo che io vivevo da sola, non avevo una famiglia che mi portava da mangiare in camera, quindi io ero costretta, finivo con non mangiare per un po' di tempo, insomma, 1 o 2 giorni di seguito, però dopodiché non ce la facevo più, io ero costretta ogni tanto a uscire, perché altrimenti morivo di fame. Certo. Casi più gravi sono quelli in famiglia, secondo me, perché è un fenomeno che riguarda ragazzi anche 12-13 anni che hanno attorno un ambiente familiare molto pesante, cioè nel senso che magari portano il cibo in camera del ragazzo, no? E quello gli permette al ragazzo di isolarsi davvero davvero tanto. Probabilmente te dici che è come se il genitore assecondasse l'isolamento del bambino, del ragazzo
potrebbe peggiorare. Che lui ha modo di stare lì, cioè se ti portano da mangiare, che motivo hai? Cioè, l'unico motivo per cui tu devi uscire dalla stanza è appunto incontrare i bisogni essenziali, e tu non hai più bisogno di farlo perché lo devi fare, c'è qualcun altro che lo fa per te. E poi ci sono anche casi di ragazzi che sfociano in una certa aggressività, in una certa violenza, nel momento in cui operatori sociosanitari o genitori cercano di aiutarlo, lui si rifiuta in tutti i modi possibili. Ed è più grave nel caso di ragazzi dei 12-13 anni, perché quella è l'età scolare e sei un adolescente, si sta formando il cervello, si dovrebbe formare la tua personalità, dovresti iniziare a capire la socialità, e invece non lo fai, si crea una personalità completamente sballata e un grave trauma che poi se lo ritroveranno, che sarà molto più difficile uscire. I miei tuoi panni piegato di un figlio. Certo. Secondo me un grande dolore è dovuto al fatto che c'è un'evidente mancanza di comunicazione fra genitori e figlio. Sicuramente il figlio si sente in un qualche modo non compreso, non capito da parte del genitore, quindi sicuramente allenare la comunicazione. Il genitore deve imparare a comunicare meglio con tutti, ma non solo con suo figlio, con tutti, per conoscere davvero sto ragazzo, sta ragazza, che cazzo di problema ha. Il problema qual è? Che magari tu vuoi comunicare, ma quello non ne vuole sapere. L'unica è chiedere un aiuto professionale per tramite psicoterapia e psichiatria. Un aiuto esterno professionale sia per i genitori che per il ragazzo è la cosa migliore. Per i genitori chiedere aiuto, associazioni che ci possono essere sul territorio, insomma creare una rete anche con altri genitori. Non avere vergogna di chiedere. No ragazzi, vergogna c'è alla fine, cioè provare vergogna per queste cose è una cazzata allucinante, cioè che cosa, cioè per mostrare cosa? Cioè per mostrare cosa? Per fare cosa? Non ha senso, cioè non ha senso. Vergogna, vabbè, che ci facciamo? Cioè, dopo che ci siamo vergognati, cosa abbiamo salvato? Nulla, c'è la faccia, ma chi se ne frega, viviamo tutti nello stesso pianeta, voglio dire, ragazzi. Cioè la merda ce l'abbiamo tutti. Veniamoci piuttosto incontro, lasciamo perdere la vergogna che non ce ne facciamo niente. Veniamoci un po' incontro per capire come risolvere questi problemi e andiamo avanti e cerchiamo di vivere la vita nella maniera più sana possibile nel tempo che abbiamo. Cioè la vergogna è una perdita di tempo allucinante. Provare vergogna è proprio inutile, non serve veramente un cazzo. L'unico momento in cui uno dovrebbe provare vergogna è quando tu fai del male agli altri. Se tu fai del male agli altri devi provare una profonda vergogna, però nel fatto di soffrire, cioè non mi sembra sensato provare vergogna. Secondo te uno che si isola percepisce il fatto che forse lui stesso sta facendo male anche alle persone che vuole bene? Cattiveria è banale, cioè io non ho problemi nella vita, non ho nessun motivo per farti del male, però siccome sono una persona di merda ti faccio del male. Quello è il male, è banale. In questo caso è una sofferenza tua esterna, sei tu in primis che soffre, e purtroppo finisci col creare disagio agli altri. Quindi tu non è che crei un male, tu crei un disagio nelle altre persone. Poi sta a te dire siccome io non voglio creare disagio negli altri, voglio stare meglio. Bene, perfetto, sei una persona fantastica. O se no ragazzi, funzioniamo così tutti quanti noi. Purtroppo nel momento in cui uno cade crea del disagio nelle altre persone. Sta nelle altre persone, se sono degli esseri umani, aiutarti. Quello non è creare male. Io sono un individuo debole, in quanto essere umano lo siamo tutti. Io oggi cado, ma con il vostro aiuto divento più forte. Domani cadi tu, adesso che sono più forte io ti do una mano io. Piccolo consiglio che uno può usare, che tu pensi di aver usato, che possa aiutare una persona che appunto soffre di isolamento sociale. Allora, dare valore. Cioè, tu sei chiuso e stai male, renditene conto. Se stai cercando aiuto in un qualche modo e questo video può essere d'aiuto, dagli valore a questa cosa. Forse
io in questa situazione non ci voglio più stare. E a quel punto ti guardi intorno e dici: ci sono delle persone che sarebbero in grado di aiutarmi? Sì, bene, sei fortunato. Non c'è nessuno che è in grado di aiutarmi? Ok, allora chiedo un aiuto professionale, chiedo un aiuto a uno psicologo, che è l'unica persona che può effettivamente aiutarmi. Vedere tutta sta cazzo di gente che fa un botto di cose è orribile, però da una parte ti dà modo di avere comunque una finestra sul mondo e quindi in un certo senso ti salva, però è una salvezza pericolosissima, nel senso che ti crea questa falsa realtà in cui ti sembra che tutti vadano avanti tranne te. Lì la forza sta nel rendersene conto dopo un certo punto che quella è una realtà falsa, o che comunque tu speri oppure iniziare a desiderare di avere anche te una vita, non cercando di arrivare a quello, cioè che semplicemente esci fuori di casa e vedi la gente. Penso che la paura di tanti ragazzi è: oddio, ma la realtà è più brutta di quella che sto vivendo. No, è semplicemente diversa, ma non è più brutta. Qual è il messaggio di Eva per il mondo? No ragazzi, non me ne frega un cazzo. Mi dispiace, no, io di dare un messaggio al mondo non me ne frega niente. Mi no, non ce l'ho. Non sono nessuno per dare un messaggio agli altri. Devo essere sincero, non mi aspettavo questa risposta da parte di Eva. Mi ha letteralmente spiazzato, perché, come sapete voi, il mio progetto è quello di andare in giro, trovare persone e dopo che mi hanno raccontato la loro storia, chiederle qual è il proprio messaggio per il mondo. Un messaggio che possa essere di ispirazione per fare qualcosa o per trovare il primo mattone per costruirsi la strada che si vuole percorrere. E appunto sentirmi dire non ho un messaggio per gli altri e per il mondo mi ha letteralmente spiazzato. E allora, non sapendo cosa fare, ho preso la mia bicicletta, mi sono fatto un giro per la bellissima città marittima in cui vivo per capire come trovare una giusta conclusione a questo video, il suo degno finale. E per una pedalata e l'altra, momenti di riflessione con me e il caffè del giorno, ho realizzato una cosa: che non tutti hanno un messaggio per il mondo, perché c'è chi come Eva, sentendosi una persona qualsiasi, non ha quella superbia da dire ho un messaggio per il mondo, ho qualcosa da dire agli altri. Poi c'è chi forse il proprio messaggio l'ha già trovato, ma non è ancora sicuro al 100% che sia quello giusto, quindi lo sta ancora costruendo. E poi semplicemente c'è chi come me che ancora non l'ha trovato. Ma dopo, rivedendo l'intervista di Eva, riascoltando le sue parole, mi sono reso conto che lei mi ha lasciato qualcosa di molto più importante. Mi ha lasciato un insegnamento. Se non fai male a qualcuno, non vergognarti mai di essere chi sei e quello che stai facendo. Quindi non vergogniamoci se stiamo soffrendo, se abbiamo bisogno di perderci nel nostro tempo per stare da soli, per ritrovare quell'equilibrio che abbiamo perso. Non vergogniamoci di chiedere aiuto per noi stessi e per gli altri, ma piuttosto diamo valore a questa cosa, diamo valore alla parola aiuto. In fondo, se siamo arrivati fin qui, un motivo ci sarà, no? Ma soprattutto non vergogniamoci di prendere una telecamera, andare in giro, fare errori per chiedere semplicemente qual è il tuo messaggio per il mondo.